In questo video vedremo come accedere al pannello Plesk. Lo faremo su due diversi browser, Chromium, che è una versione libera di Chrome, una versione community, e su Firefox. Vedremo come accedere sullo stesso VPS su cui abbiamo visto l'accesso con PortX via SSH, quindi inseriremo lo stesso indirizzo IP. Dopodiché va messa la porta sul quale comunica Plesk. Successivamente ci saranno altri video, ovviamente ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già detto, in cui vedremo le configurazioni iniziali di Plesk e cosa si può fare, cosa non si può fare con Plesk. Naturalmente è un pannello molto buono, è il principale concorrente di cPanel. Io adesso vi lascio al primo accesso di Plesk sui browser, come abbiamo detto, Chromium e Firefox. Lo faremo su Linux Mint. I video su Plesk sostanzialmente li faremo tutti su Linux Mint. Vi lascio alla visualizzazione di questo video. Ovviamente alla fine faremo le considerazioni finali, ok? Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Allora, adesso proviamo a fare l'accesso al pannello Plesk. Proviamo a fare l'accesso inserendo l'indirizzo IP. Quindi avevamo detto che l'indirizzo IP è 260.160.240. Per accedere al pannello Plesk dobbiamo andare alla porta 8443. Come si fa? Si mettono i due punti e si digita 8443. Vediamo cosa succede. In questo caso siamo su Chromium, che sarebbe la versione libera di Chrome. Andiamo a vedere cosa succede, perché non ci fa accedere subito, poi capiremo perché. Facciamo invio e ci dice la connessione non è privata perché non siamo connessi con l'HTTPS. Allora siamo attiva la protezione avanzata, torna all'area protetta, avanzate. Noi andiamo invece, non attiviamo, non torniamo all'area protetta e non attiviamo la protezione avanzata, altrimenti non potremo accedere. Quindi andiamo su avanzate e troviamo questa dicitura. Diciamo che con Firefox la cosa è più immediata, poi lo vedremo. Troviamo questa dicitura che ci dice procedi sull'indirizzo che abbiamo messo, non sicuro. Ok, dobbiamo procedere per forza, altrimenti non riusciremo ad entrare nel pannello Plesk. Allora clicchiamo e ci viene data la schermata di accesso. Quindi la password io già l'ho salvata nel accetta cookie, possiamo accettarlo tranquillamente. La password dobbiamo accedere con l'utente root. La password io l'ho già salvata, quindi facciamo copia e incolla, CTRL V e facciamo il login. Facciamo il login nel pannello Plesk.
ci dice che dobbiamo accettare la licenza. Se non accettiamo la licenza, ovviamente non possiamo usare il pannello Plesk. Quindi adesso io gli dico che accetto la licenza, accetto, e siamo all'interno del pannello Plesk, che poi vedremo con calma. Adesso andiamo a vedere come accedere sempre a Plesk. Su Firefox abbiamo visto su Chromium, ma su Chrome è uguale. Ehm, Fermo la registrazione, apro il browser di Firefox per farvi vedere che praticamente è la stessa cosa. Sembra funzionare in modo diverso, ma in realtà no, è uguale. Sono le voci che sono un po' diverse per l'accesso, ma non cambia in realtà niente. Su Mozilla Firefox facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima, quindi mettiamo l'indirizzo 217 punto 160 punto 60 punto 240, mettiamo i due punti e scriviamo 8443. Ho messo i due punti, sì, 8443, che sarebbe la porta d'ingresso per Plesk. Do invio e vediamo cosa succede. Ci dice che c'è un pericolo, warning, potential security risk hidden. Possiamo tornare indietro come abbiamo fatto prima, oppure andare su avanzate. Stesso discorso che abbiamo fatto con Chrome. Vi faccio presente che su Safari di Windows, di Mac funziona diversamente, e non ho provato su Edge. Potremmo anche provarlo, ma dovete provarlo voi e vedere le differenze. Su Safari le credenziali vanno salvate nelle chiavi, anche se non sono sicure, altrimenti non è possibile, funziona in modo un po' diverso. Poi magari se ne avete necessità me lo fate sapere, io posso provare a farvi vedere come funziona, però io in realtà accedo o con Chromium o con Chrome o con Firefox, quindi andiamo su avanzate e ci dice, qua lo mette in modo più evidente, là si leggeva poco, ho scritto piccolo, accetta, accept the risk and continue, quindi andiamo su accettare il rischio e continuare. Non cambia niente se non accettiamo i cookie, però posso anche farvi vedere che anche se non accettiamo i cookie riusciamo ad entrare. Non accetto i cookie per il momento, poi lo accettiamo in un secondo momento, quindi metto root, che sarebbe l'utente. È necessario, tutti i pannelli comprese cPanel vogliono l'accesso come root. Poi se tratteremo cPanel, ma non nell'immediato, per il momento trattiamo solo in futuro, in un lontano futuro forse tratteremo anche cPanel, là il discorso è un pochettino diverso, però sempre si accede anche su cPanel con root, perché questi pannelli hanno necessario della password di root per poter gestire il sistema. Allora faccio incolla come ho fatto prima, paste, e faccio il login. Ok, non mi dice di accettare la licenza perché l'ho fatto già, come vi ho fatto vedere. Faccio salva così mi ritrovo le credenziali salvate. Me l'ha chiesto già quando abbiamo fatto l'accesso con Chromium. Quindi siamo all'interno del pannello Plesk. Non accettate i cookie, ma come ho detto faceva entrare lo stesso, noi accettiamo i cookie. Possiamo accettare anche i cookie necessari, ma in realtà va bene, accetta tutti i cookie. Ok, siamo all'interno del pannello Plesk. Possiamo anche impostare una lingua. Vi faccio presente che potete impostare una sola lingua come amministratore. Se volete più lingue, le lingue in più si pagano,
ma questo non vuol dire che non potete mettere l'italiano, vuol dire che non potete avere più lingue contemporaneamente senza pagare una seconda o una terza lingua. E... Però questo lo vedremo tra poco perché per il momento mi fermo con la registrazione. Vi faccio vedere solo una cosa, che per uscire dal pannello si clicca qua sopra, amministratore, administration, forse c'è scritto, non si legge, non è intero, logout. Possiamo editare il profilo per mettere le nostre credenziali, le impostazioni che vogliamo sul nostro profilo, ma in questo caso facciamo semplicemente logout. Poi mi riconnetterò in un secondo momento, indipendentemente da so che mi connetterò con Firefox oppure con Chromium, Chrome, perché comunque le operazioni che andranno fatte sono le stesse. Abbiamo solo fatto in questo momento l'accesso per vedere come si accede al pannello Plesk con la porta 8443. Lo mette ancora qua la porta, ci dice che siamo amministratori e che siamo nella home, admin home. Faccio il logout e poi vedremo negli altri passi le altre cose che riguardano il pannello Plesk. Quindi faccio logout ed esco all'esterno. Adesso vado su Chromium e faccio il logout anche da Chromium. Tratteremo il pannello Plesk gradatamente. La prossima volta andremo alle impostazioni dell'amministratore, diciamo del server, la gestione di tutto ciò che è all'interno, che può essere caricato all'interno del server, perché Plesk come cPanel gestiscono il loro server all'interno del VPS, cioè non è un'installazione, è un'installazione all'interno di una cartella. Alcune cose sono funzioni di sistema, quindi sono comunque a livello di sistema, però molte cose sono caricate direttamente a livello server dal pannello Plesk o dal pannello cPanel. Faccio il logout e poi ci vediamo, vedremo altre cose per quel che riguarda stesso discorso. Abbiamo l'edit profile oppure il logout. Faccio il logout e per il momento ci fermiamo qua. Poi vedremo altre cose del pannello Plesk, perché c'è molto da vedere, quindi ci sarà bisogno di più video per trattare il pannello Plesk, le sue caratteristiche, le funzioni avanzate. Al prossimo video comunque, nel prossimo video comunque imposteremo la lingua italiana e faremo delle impostazioni a livello di sistema. Ora io vi dico una cosa, in questo momento siamo su Alma Linux come VPS, il Linux installato è Alma Linux, però ci sono delle caratteristiche se Plesk ce l'abbiamo su Alma Linux oppure su Ubuntu o Debian. La prossima, ciò che ci consente qualcosa di più, qualcosa di meno, e la prossima volta, nel prossimo video, non nel prossimo video, prossimamente lo vedremo anche su Debian, non su Ubuntu, e vedremo cosa ci dà di più, perché ci dà qualcosina in più Debian o Ubuntu. In particolare l'estensione per quel che riguarda lo sviluppo, un'estensione per quel che riguarda lo sviluppo dei siti web. Però ci sono la maggior parte delle altre estensioni per lo sviluppo di siti web sono praticamente lo stesso, sia su Alma Linux. Mi sembra che la cosa riguardi Ruby, mi sembra che in più Ubuntu Debian permettono l'installer di Ruby, mi sembra, devo controllarlo, poi lo vediamo insieme in un secondo momento, perché per il momento lavoriamo su un VPS con installato Alma Linux.
E queste sono le mie considerazioni finali. Plesk è un ottimo pannello, non a caso è il concorrente, l'unico concorrente veramente valido di cPanel. Hanno caratteristiche diverse, ma sono comunque due pannelli. È mia intenzione trattare ampiamente Plesk in diversi video. Sul prossimo video probabilmente vedremo le prime configurazioni del pannello Plesk e anche come impostare la lingua italiana. Vi ringrazio perché seguite il mio canale, spero con questi video di farvi su Plesk e sullo sviluppo web che seguirà sempre su questi questo pannello, scusate, spero di farvi cosa gradita. Vi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Grazie della visualizzazione, al prossimo video.